Ciao, oggi recensiremo una scarpa che dopo la sua presentazione ha creato tanto clamore e scetticismo. Stiamo parlando ovviamente della Nike Magista Obra. In questa scarpa troviamo nuove tecnologie come il Dynamic Fit Collar e la tomaia in flyknit, ovvero in tessuto. Ma possono queste nuove tecnologie rivoluzionare il mondo delle scarpe da calcio? È proprio quello che scopriremo oggi, seguitemi. Partiamo parlando della tomaia, infatti qui troviamo la prima innovazione di Nike, ovvero il flyknit, che precedentemente è stato usato anche in scarpe da basket e da corsa. Questa tomaia è molto fine e morbida e per questo garantisce un ottimo comfort e tocco di palla. Ma la differenza in confronto a tutte le altre scarpe da calcio è ovviamente nella calzata. Infatti il Dynamic Fit Collar in combinazione con il flyknit dà più la sensazione di giocare con una calza che con una scarpa da calcio. E per tutte le persone scettiche posso dire che il Dynamic Fit Collar funziona come, non dà fastidio e dà più la sensazione di connessione tra gamba e piede. Devo ammettere che all'inizio era qualcosa in cui non mi ci trovavo, ma dopo poche ore mi sono abituato e mi piace davvero tanto. Per avere una calzata ancora migliore troviamo la tecnologia Flywire con questi cavi. Appunto il Flywire insieme al Dynamic Fit Collar e al flyknit garantisce una calzata davvero ai massimi livelli. Il flyknit è molto elastico e per questo si adatta a giocatori con una pianta larga e a quelli con una pianta stretta come la mia. Per la taglia io vi consiglierei di rimanere con la stessa taglia Nike, è quello che ho fatto ed è quello che vi consiglio. Un'altra domanda che ho ricevuto frequentemente è se le Nike Magista Obra fossero difficili da mettere. Non sono così difficili da mettere, anche questa è una questione di abitudine. Dovete solo tirare un po' sui lacci e metterle come una normale calza. La suola è in Pebax e nylon e questo la rende molto rigida e reattiva, proprio per avere un rilascio più veloce nei movimenti rapidi. Troviamo per la maggior parte tacchetti conici che eccellano nei movimenti rotatori. Inoltre troviamo due tacchetti lamellari che servono per dare una maggior spinta in fase di accelerazione. Secondo me questa suola è una delle migliori sul mercato perché garantisce un buon compromesso tra buon grip nei cambi di direzione e ottima manovrabilità nei movimenti rotatori. Il tocco di palla in queste scarpe è una combinazione davvero interessante, perché da una parte trovo che il flyknit sia molto fine e per questo mi sento molto vicino alla palla. D'altra parte trovo che la struttura 3D mi garantisca molto grip sulla palla e per questo penso che le Nike Magista mi garantiscano qualcosa in più dal mio controllo di palla. Parlando di protezione, trovo che questa scarpa sia molto più protettiva di quanto si possa pensare. Infatti la struttura 3D permette di avere abbastanza materiale per tutti i contrasti. Ovviamente non offre la protezione che potrebbe offrire una scarpa in pelle, ma penso che questo sia un ottimo compromesso tra buon tocco di palla e buona protezione. Parlando di usura sono molto contento perché le abbiamo usate per oltre 4 ore in questo campo in erba artificiale e non mostrano nessun segno di usura e penso che questo sia ottimo. Il prezzo è di 277 euro di listino, ma dal nostro sponsor sportit.com le potete trovare a 220 euro, ovvero oltre 50 euro di sconto.
È ora di dare un verdetto finale e, che dire, la Nike Magista Obre è davvero una scarpa fantastica, è diversa da tutte le altre grazie al Dynamic Fit Collar e al Flyknit. La calzata è fantastica, si ha la sensazione di indossare una calza fornita di tacchetti. Inoltre questa scarpa è completa sotto tutti gli altri punti di vista, gran tocco di palla, buona trazione, buona protezione e buona resistenza all'usura. Il prezzo forse è l'unico punto negativo, ma dovete considerare che non è un top di gamma, bensì una scarpa d'elite. Questo è tutto quello che ho provato usando le Magista Obra, ma quali sono le vostre impressioni? Cosa non vi convince ancora? Fatemi tutte le domande qui sotto nei commenti. È ora per me di andare, ma ci vedremo sempre qui per il prossimo video.